Salve a tutti, comincio già con l'introduzione di iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, commentate, passate a guardare la descrizione, andate a vedervi i link utili, così lo dico così all'inizio perché vedo che tante persone non raggiungono la fine dei miei video dove appunto spiego queste cose qua. Se avete bisogno di riparazioni potete contattarmi, se avete bisogno di consigli potete contattarmi tramite appunto i link in descrizione. Ok, passiamo al video. Oggi tratteremo una PS4 Slim. Una PS4 Slim comprata dall'Irlanda, smontata, è arrivata purtroppo anche con il pacco aperto e danneggiato, ma ho notato che comunque la console rispetta tutte le caratteristiche della descrizione, quindi per me non c'è nessun problema. Mancano dei pezzi e vabbè, ma questo lo sapevo già dalla descrizione, dalle foto eccetera. Venditore cordialissimo, gentilissimo, gentilissima forse, credo che sia una signora, chiaramente privato, vendita privata, e ok, quindi questo è il mio cavo, quindi me ne può fregare di meno. Allora, cavo, chiaramente non userò questo qua io, quindi questo non mi serve per fare i test. La macchina in sé con la scheda, a cui però non so se si riesce a notare, ha preso una bella botta, è tutta piegata verso di qua, infatti c'è un bel segno qua. L'esposizione della videocamera, aspettate un attimo che... Allora, proprietà, configuriamo la fotocamera, gli togliamo l'esposizione, un po' di esposizione, ecco qua, così si vede meglio. Ok, ecco, magari sarà un po' più buio, però almeno non è poi così riflettente. Allora, stavo dicendo, c'è una bella botta, sicuramente è caduta, gli manca qualche pezzo di plastica qui, come si può notare è una bella piegata qua, ma non è quello che mi preoccupa. Per il momento mi interessa che almeno la scheda funziona e poi il resto si può anche dire, lo si può ricostruire. Gli mancava la placca qua sopra, vabbè, chiaramente gli mancano molte viti, ma va bene così. Allora, come prima cosa, le parti della scocca sono in ottime condizioni per quanto mi riguarda, non sono crepate, non sono rotte, quindi sono contento così. Qualche graffio, ma messe molto bene. Almeno questa è quella superiore, sì, e questa qua è quella inferiore. Questo chiaramente è il meccanismo del lettore. Qua si è andato ad incastrare il lettore, che è magnetico, ok. E questo tecnicamente dovrebbe anche funzionare. Non vedo parti danneggiate. Non è piegato, almeno non mi sembra, no. Quindi potrebbe anche essere buono, come pure il lettore. Qui c'è un pezzettino del lettore però. E vabbè, questo evidentemente è saltato via durante il trasporto qui. L'hard disk che era dentro, incastrato, l'ho tirato fuori, giusto per vedere, controllare, anche qui, non so se si nota, ma è un attimino piegato a banana, infatti per questo che l'ho tirato via. Spero che l'hard disk sia buono, ma faremo le dovute prove. Anche la base è a posto, poi i pulsanti ci sono a posto, sono tutti in ordine, e qua è tutto ok, insomma. Quindi sono comunque soddisfatto del mio acquisto. Allora, mettiamo un attimino da parte questo, andiamo a prendere l'alimentazione, ok, il cavo di alimentazione, andiamo a inserire, ok, andiamo a testare l'alimentatore.
Allora, lasciate che metta un attimo il multimetro a schermo. Allora, connetti via com. Ok, perfetto. E così ce l'abbiamo a schermo. Sì. Bene. Allora, andiamo a collegare la corrente. Allora, un puntale qui, che è la massa, e andiamo a verificare. Ok, alimentatore qui funziona, almeno i 5 volt funzionano. Ok, mettiamo l'altro puntale qua dentro e adesso andiamo a dirgli di accendere la 12 volt. Facendo cortocircuito su 2 pin in particolare. Ecco qua. Ok, 11,9, va bene. L'alimentatore funziona, il che è fantastico. E tra l'altro è lo stesso identico modello di questo qua. Quindi potenzialmente potrei anche andare a diagnosticare questo, che questo qua è l'alimentatore di lo stesso di un PlayStation 4 Slim con codice ADP160ER, che è lo stesso che è di questo qua, ADP160ER. Quindi, come ho detto, eventualmente potrei anche fare un attimo di scambio, vedere cosa c'è che va, cosa non va qua, per identificare il problema. Allora, l'alimentatore funziona, quindi andiamo a staccargli la corrente, non serve più, possiamo tranquillissimamente spostarlo. E andiamo a lavorare con la scheda. Allora, finiamo di smontarla per quel poco che è rimasto. Ok, sembra che questa sia la versione dove il piatto superiore è fuso, è tenuto insieme dalla plastica fusa, non dalle viti. C'è un modello in cui ci sono le viti che tengono questa piastra, e questo modello qua appunto dove hanno i pioli di plastica fusi che tengono ferma la scheda. Va bene, allora e andiamo a smontare. Ok, ora la scheda ce l'abbiamo qui. Andremo a vedere al microscopio se il processore ha subito danni. Andremo a fare un check up sempre sotto il microscopio per verificare appunto se è successo qualcosa alla scheda in generale. Non vedo punti dove si è piegata, insomma. Mi sembra piuttosto dritta. Ecco, è saltato via un pezzetto qua di plastica delle porte USB, ma oddio, questo non è neanche un problema, può andare comunque bene, non credo sia poi così grave. La scheda magari può avere un attimino di curva verso destra, qui. Questo qui è molto molliccio, magari ha preso un colpo, si è spezzato dentro, spero di no, se no bisognerà andare a sostituirlo. Ok, intanto proseguiamo, così vi faccio vedere questa placca qua, che poverina ne ha passate di tutti i colori. Allora, come si vede chiaramente, magari anche no, però
qui è tutto piegato, come si vede, ecco, magari così si nota anche meglio, tutto bello piegato, anche di qui è tutto molto bello storto. Fortuna, vabbè, questa è lamiera, si può anche dire, si rialza, si riforma un attimino e diciamo che torna abbastanza bene a posto, quindi si può anche fare. E non sembra sia mai stata aperta prima d'ora, per il semplice fatto che appunto nonostante fosse mezza smontata, lo stesso la pasta termica è ancora quella originale ed è una cosa che mi piace. Adesso però bisognerà vedere appunto se la caduta, la botta che ha preso abbia causato problemi alla scheda oppure no. Ok. E poi c'è il complesso del lettore. E appunto, eccolo qua. Bisognerà vedere se manca qualche pezzo, spero di no. Altrimenti questo si utilizzerà solo per pezzi di ricambio, si ne mette su uno nuovo. E la ventola sembra in buono stato, per girare gira. Non ha alette rotte, quindi mi sembra a posto. Lo scheletro in mezzo è piuttosto messo maluccio. Come ho detto, qui c'è una bella piega, dovrebbe essere bello dritto, è un po' mal messo qua e là, segni di appunto col cacciavite o qualcos'altro, insomma. Al massimo se ne prendono un nuovo, come anche qua nella parte del lettore sembra che qualcuno abbia provato con un cacciavite a sforzare per aprire la scocca quando basta sollevare, ma vabbè, non importa. Ok, sbarazziamoci di queste cose qui intanto, lamiere, questo, quello. Tutto al più, come ho detto, si può ottenere per pezzi di cambio. Se la scheda è buona posso prendere la scheda e metterla su un'altra console. Ok, andiamo al microscopio, accendiamo le luci per il microscopio e andiamo al microscopio. Se lo accendiamo è anche meglio. Ok, molto bene. Mettiamo a fuoco. Bene. Allora, come ho detto, andiamo a vedere un attimo il processore. Diamogli una pulita, magari anche così capiamo meglio. Ok. No, il processore sembra intatto, non ha componenti che mancano attorno, sembra ok. Il massimo che può essere capitato è che sotto si sia rotta una sfera di stagno, si sia sollevata dalla scheda a causa della caduta, può capitare. La scheda calda e magari lo stagno ha preso una botta e si è crepato e quindi ha smesso di fare contatto, quindi servirà magari un reballing. Dopo andiamo un attimino a vedere la batteria, dove sta? La batteria sta qua, non riesco a prenderla, eccola qua. La batteria fa 2,95, sarà da sostituire. Non mi piacciono le batterie che vanno sotto i 3 volt, quindi adesso comunque la togliamo per facilitarci anche con i lavori. Le batterie non sono adatte a ricevere calore.
quindi se devo scaldare la scheda comunque deve uscire, quindi tanto vale, lo facciamo già subito. Allora, partiamo da questo lato qua, dove c'era la batteria. Allora, qui come ho detto c'era il pezzetto che manca dall'USB. Qui si è spezzato il pezzetto di plastica, dovrebbe essere così. Ecco qua, tutto bello unito, ma allora adesso andiamo a vedere se il circuito HDMI almeno è a posto. Allora, andiamo in diodo, togliamo il bip, non ci interessa, puntare rosso a massa, e allora il primo è a posto, massa, ok, 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 massa, ok, ok, massa, ok, ok, massa, ok, ok, 14 non è connesso e va bene, questo va bene, questo va bene, questa è la massa, va bene, questo va bene, questo va bene. Il circuito HDMI è perfettamente funzionante, non ha problemi visivi, insomma, o di misurazione, quindi potrebbe anche tranquillissimamente non avere problemi e funzionare. Togliamo via quei granelli di polvere che non interessano. Molto bene, allora adesso facciamo un controllo anche per la linea 12 volt. Allora, abbiamo cortocircuiti? No, la linea 12 volt va bene. Dall'altro lato abbiamo la linea dei 5 volt. 5 volt stand by. Questo è a posto. Ok.
finora va bene. Torniamo qui, andiamo a misurare questi qui. Ok, questo qui è a bassa impedenza, quindi con il diodo si farà molta fatica ad andare in resistenza. Resistenza, allora qui sono le RAM, 36 ohm e 32 ohm, sì, va bene. Questo dovrebbe essere l'altro dei 5 volt, abbiamo il valore dei kilo ohm, quindi va bene. Questo qui è lo stesso dei 12 volt, l'ingresso, e si distribuisce qui, e abbiamo 3 ohm. 3 ohm va benissimo, è un bassa impedenza, se vedete, cioè, i puntali fanno 0,7. Andiamo a rimisurare, ecco, abbiamo 2 ohm di differenza, quindi il processore tecnicamente è a posto. E non ho rilevato cortocircuiti in giro. Questo qua mi sembrava di averlo già visto. Siamo sui kilo ohm, questi qua anche siamo sui kilo ohm. Le RAM non hanno cortocircuito, quindi se il signore vuole, questa scheda almeno dovrebbe accendersi. Dopo, come ho detto, visualizzare qualcosa a schermo potrebbe anche essere di no, perché si è preso una botta, magari il processore si è disaldato e quindi insomma non fa il suo lavoro perché non è fisicamente. Quindi adesso andiamo a ricollegare molto bene. Cavo HDMI, anche no, prima vediamo se si accende e si fa qualcosa. Ok, si accende, rimane accesa, il disco sta girando, si è resettato, luce bianca, è a posto, questa console è a posto. Andiamo a collegare l'HDMI. Ecco qua, adesso vi faccio il video da telefono così potete vedere. Ecco qua, adesso sta risistemando il disco, si sta resettando, ma mostra e lei funziona. Ringrazio ancora il venditore di eBay per questa occasione, è stato gentilissimo. E adesso questa console ha solo bisogno di un nuovo case. Dovrò vedere il lettore e rimontarla, insomma. Ok, molto bene. E io allora a questo punto vi saluto. Non ho effettivamente fatto una riparazione, ma dovrò farla, quindi mi metterò, scusate, adesso riaccendo la luce, mi metterò in live. Ah, aspettate un attimo che spengo la console. Spegniamo. Ok, perfetto, possiamo tornare al monitor. Ok, quindi ordinerò i pezzi che servono, chiaramente.
e mi metterò durante una live così, fare una chiacchierata insieme alle persone che mi seguono e rimonterò quello che c'è da rimontare, farò i test finali, il disco rigido, il lettore Blu-ray e poi questo qui finisce in vendita. Bene, il video termina qui. Come detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, che aiuta a crescere il canale. Se volete guardare i link in descrizione utili, potete mandarmi le console da riparare, potete iscrivervi alla pagina Facebook o al gruppo Facebook, oppure guardare il mio shop online su eBay per acquistare oggetti di questo tipo, appunto, che metto di nuovo in condizioni di funzionare. Bene, ciao e al prossimo video.